Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Proseguiamo con la serie di video dedicati ai piani di accumulo. Recentemente abbiamo analizzato l'indice MSCI World e l'MSCI World Momentum Factor, con i quali abbiamo ottenuto dei profitti decisamente interessanti. In questo video invece ci occuperemo di un altro indice sviluppato dalla MSCI che molti utenti ci hanno chiesto di analizzare, ovvero il World Quality. Prima di procedere, come sempre, vi chiederei di mettere un like e iscrivervi al canale, in modo da farsi capire che questo tipo di contenuti vi interessano e possiamo quindi continuare con le analisi. Bene, ancora pochi secondi di pazienza e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati! Ovviamente vi ricordo che le informazioni riportate in questo video e in quelli precedenti non devono essere interpretate come un incentivo all'investimento o come dei consigli finanziari, ma hanno il solo scopo di informare e di intrattenere. Come sempre, prima di analizzare i risultati del piano di accumulo, spendiamo 2 minuti per capire nel dettaglio come è costruito l'indice Quality, quali sono le sue caratteristiche e cosa lo differenzia rispetto al più noto MSCI World. Come già sapete, quest'ultimo include una raccolta di quasi 1600 titoli azionari di tutti i mercati dei paesi sviluppati nel mondo, per un totale di 23 paesi, ed è in grado di rappresentare l'economia a livello globale. L'indice MSCI World Quality è composto invece da un sottogruppo di titoli growth, presenti nell'indice MSCI World, selezionati in funzione di quello che viene definito il fattore qualità, descritto nella letteratura accademica come un insieme di caratteristiche proprie di quelle aziende con modelli di business durevoli e vantaggi competitivi sostenibili. La qualità è classificata come un fattore difensivo, ovvero che permette di ottenere buoni profitti, correlati tra l'altro ad una volatilità piuttosto limitata, anche durante i periodi di contrazione del mercato. L'indice MSCI Quality utilizza 3 variabili per identificare il fattore qualità in un'azienda: il ROE o Return on Equity, che mostra quanto efficacemente un'azienda utilizza gli investimenti per generare una crescita degli utili; il rapporto debito su patrimonio netto, che permette di misurare la leva finanziaria e quindi di quantificare l'origine del capitale utilizzato dall'azienda per finanziare le proprie attività; ed infine la variabilità degli utili, ovvero quanto è stata regolare la crescita degli utili nel tempo. Come gli altri indici della MSCI, anche il Quality viene ribilanciato su base semestrale, generalmente alla chiusura dell'ultimo giorno lavorativo di maggio e di novembre, in coincidenza con la revisione semestrale degli indici. Ma vediamo in termini pratici che differenze ci sono tra l'indice MSCI World e l'indice Quality. Innanzitutto vediamo nelle performance. In questo grafico vedete i rendimenti dei due indici a partire dal gennaio 2007 fino al gennaio di quest'anno. Come vedete, l'indice MSCI World ha ottenuto un rendimento complessivo del 198%, mentre il Quality del 388%, praticamente il doppio. Sulla destra trovate le performance annuali dei due indici e potete notare come l'indice Quality abbia chiuso con un rendimento superiore per ben 11 anni su 14. In questa tabella trovate i rendimenti dei due indici, anche se negli ultimi mesi sta soffrendo un po' di più. Se facciamo riferimento ai rendimenti annualizzati degli ultimi 3, 5 e 10 anni e dal 1994, i risultati sono sempre ben superiori rispetto all'indice standard. Vi riporto anche alcuni dati fondamentali. Trovate quindi il dividend yield, il rapporto prezzo-utili, il prezzo-utili forward e il rapporto prezzo-patrimonio netto. È interessante notare come quest'ultimo sia praticamente il doppio rispetto a quello dell'MSCI World, mentre il dividend yield sia inferiore, indicando appunto la selezione dei titoli growth all'interno dell'indice Quality. Nella tabella inferiore è riportata la deviazione standard, che in termini più pratici rappresenta la volatilità dell'indice, e come vedete i valori sono leggermente inferiori rispetto a quelli dell'MSCI World. Abbiamo anche l'indice di Sharpe, che esprime il rendimento di un portafoglio o di un fondo al netto del rendimento di un'attività priva di rischio, rapportata alla sua rischiosità. Naturalmente, tra due portafogli di uguale rendimento, quello da preferire è quello con indice di Sharpe maggiore. In questo caso vedete come l'MSCI Quality sia caratterizzato da un indice di Sharpe sempre superiore a quello dell'indice MSCI World. Vediamo infine in quest'ultima tabella come sono composti i due indici. L'MSCI World comprende 1542 titoli, mentre il Quality solamente 298, addirittura meno dell'indice Momentum che abbiamo analizzato nello scorso video,
al momento composto da 349 aziende. Sulla destra vedete anche come cambiano i pesi all'interno dei due indici delle principali 10 aziende che li compongono. Confrontando l'indice Quality con gli altri indici della MSCI negli ultimi 20 anni, possiamo notare come si trovi esattamente in mezzo tra il World e il Momentum. In questa immagine invece vengono messe in relazione il ritorno annuo con il rischio annualizzato, in altre parole la volatilità dei rendimenti. È interessante notare come il Quality abbia un rendimento intermedio tra il Momentum e il World, ma con una rischiosità inferiore ad entrambi. L'indice Quality sembra quindi avere tutte le carte in regola per essere un ottimo compromesso in termini di rapporto di rischio-rendimento tra l'indice MSCI World, più sicuro ma meno profittevole, e l'MSCI Momentum, decisamente più interessante dal punto di vista dei rendimenti, ma con una volatilità ben più alta. Bene, passiamo a questo punto agli ETF disponibili che replicano l'indice MSCI World Quality. L'elenco è molto breve in quanto sono solamente due, quello dell'iShares e quello dell'Xtrackers, dei quali vi riporto in questa tabella le informazioni principali. È importante ricordare che entrambi gli ETF sono a replica fisica a campionamento ottimizzato. Questo significa che gli ETF replicano la performance dell'indice sottostante acquistando solo i componenti che hanno un forte impatto sulla performance dell'indice e in alcuni casi anche con percentuali diverse. Questo porta ad avere dei rendimenti degli ETF diversi rispetto a quelli dell'indice, come è possibile vedere da questa immagine, dove vengono confrontati gli ETF dell'iShares, che replica l'indice MSCI World, e gli ETF che replicano l'indice Quality. Aggiungiamo nello stesso grafico anche la performance degli ETF che replicano l'indice MSCI Momentum, che abbiamo analizzato nel video precedente. Basta un colpo d'occhio per rendersi conto della differenza di rendimento tra i vari strumenti. Ovviamente ricordatevi che il Momentum ha anche una volatilità ben più elevata, superiore del 50% a quella del World e del Quality. Ora che abbiamo capito cos'è l'indice MSCI World Quality e quindi anche in cosa si investe nel momento in cui decidiamo di acquistare delle quote dei relativi ETF, passiamo all'analisi della strategia del piano di accumulo. La strategia è già stata dettagliatamente spiegata nei video precedenti, per cui ora mi limito a fare solo un brevissimo ripasso. Nel caso poi vogliate approfondire i dettagli vi lascio i link in descrizione e qui in alto a destra. Innanzitutto premetto che la strategia è stata inizialmente sviluppata per l'ETF dell'iShares MSCI World ed è stata ottenuta unendo due diverse strategie che lavorano con delle logiche per certi versi simili ma utilizzando dei riferimenti diversi. La prima strategia, che abbiamo chiamato PAC ottimizzato, si basa sulla variazione del prezzo mensile dell'ETF. Se quindi il prezzo di chiusura dell'ultimo mese è diminuito rispetto al prezzo di chiusura del mese precedente e quindi ha subito una svalutazione, allora incrementiamo le quote acquistate. La seconda strategia invece riprende le logiche di quello che viene comunemente chiamato Smart Pack ed è leggermente più complessa in quanto utilizza il prezzo medio di carico, ovvero il prezzo di acquisto medio del portafoglio pesato con la quantità di quote acquistate. Questa seconda strategia, che chiameremo Smart Pack ottimizzato, calcola il numero di quote da acquistare in funzione della differenza tra il prezzo dell'ETF e il prezzo medio di carico del nostro portafoglio. Quindi tanto più il prezzo dello strumento è vicino al prezzo medio di carico dell'ETF in questione, tante più quote acquisteremo. Unendo queste due strategie e rivedendo leggermente i parametri in gioco, abbiamo sviluppato una terza strategia che abbiamo chiamato AS-PAC. I dettagli e i risultati delle simulazioni potete vederli nel dettaglio nei video precedenti. Vediamone comunque una breve sintesi. In questo grafico vi riporto il conto totale in blu che ha raggiunto dopo 25 anni quasi 24.500 euro ed è composto da un investimento totale di 7.300 euro e da poco più di 17.000 euro di profitti, a cui corrisponde quindi un rendimento molto soddisfacente del 234%. Ovviamente se avete la possibilità di investire una quantità di denaro superiore, non dovete far altro che acquistare più quote, stando però attenti a non variare le logiche della strategia. A tal proposito nel video precedente avevo proposto altre due configurazioni chiamate AS-PAC 2 e AS-PAC 3, di cui vi riporto il numero di quote corrispondenti. Come vedete in AS-PAC 2 sono state semplicemente moltiplicate le quote per un fattore 2, per cui anche i profitti e il capitale investito semplicemente raddoppieranno. In AS-PAC 3 invece sono state leggermente riviste le quote in modo da aumentare il capitale investito, limitando però il numero massimo di quote da acquistare. In questa immagine vi riporto una sintesi dei risultati per le tre configurazioni
in un periodo di 25 anni. Come potete vedere, la configurazione AS-PAC 3 rappresenta un buon compromesso tra capitale investito e rendimento. Ma vediamo a questo punto se è possibile adattare questa strategia agli ETF che replicano l'MSCI World Quality e vediamo che risultati permetterebbe di ottenere. Partiamo dall'ETF della Xtrackers, in quanto, anche se abbiamo meno dati a disposizione, è caratterizzato da un rendimento leggermente superiore e da un volume di scambi ben maggiore. Anche in questo caso i parametri relativi alle variazioni dei prezzi si sono dimostrati ancora quelli ottimali. Si potrebbe eventualmente stressare un po' la strategia per aumentare i rendimenti, ma essendo i dati storici piuttosto pochi, si rischia di sovradattare la configurazione solamente agli ultimi 6 anni, che sono stati caratterizzati tra l'altro da un trend principalmente crescente. Nel caso quindi di un prossimo ribasso del valore dell'ETF, che ultimamente sembra anche piuttosto probabile, la strategia perderebbe di efficienza. Il numero di quote da acquistare è stato invece rivisto rispetto a quello utilizzato per l'MSCI World ed in particolare è stata ricercata quella configurazione che permette di investire lo stesso capitale nel medesimo arco di tempo, ma massimizzandone il rendimento. Come per l'MSCI World, abbiamo voluto proporre anche per questo ETF 3 possibili configurazioni di acquisto delle quote, in modo tale che possiate scegliere quella che più si adatta al vostro piano di investimento. In questo grafico vi mostro il confronto dei risultati ottenuti con la configurazione AS-PAC 1 con l'ETF che replica l'MSCI World, che riconoscete dalle linee continue, e l'MSCI Quality dalle linee tratteggiate. Vediamo quindi più nel dettaglio i risultati. Partiamo dal capitale investito, che come potete vedere al termine del periodo di analisi è esattamente lo stesso. Aggiungiamo quindi i guadagni al grafico. Notiamo che la linea tratteggiata relativa all'ETF Quality è sempre superiore e nell'ultimo periodo era riuscito a guadagnare anche un 10% in più rispetto all'MSCI World. Peccato però che abbia perso praticamente tutto negli ultimi mesi. Infine torniamo al grafico iniziale con l'andamento dei conti totali per entrambe le strategie, in modo da avere una visione più completa. In tutta onestà sono rimasto un po' deluso dai risultati ottenuti con questi ETF. Analizzando l'indice della MSCI mi sarei aspettato qualcosa di decisamente migliore. In questa slide vi riporto una sintesi dei risultati con entrambi gli ETF e le 3 configurazioni della strategia. È possibile vedere come il PAC costruito con l'ETF Quality permetta di ottenere rendimenti leggermente superiori, ma probabilmente non sufficienti a giustificare un investimento in questo strumento. Teniamo infatti presente che, come abbiamo visto poco fa, l'indice MSCI Quality investe solamente in 298 aziende. Sono selezionate secondo i criteri basati sul fattore qualità, però rimane comunque un certo livello di rischio legato alla diversificazione. A questo punto, se volessi assumermi questo rischio, converrebbe investire nell'indice Momentum, che come abbiamo visto nello scorso video, permette di ottenere dei risultati ben più interessanti e perlomeno sufficienti a giustificare un rischio maggiore. Per completezza vediamo infine i parametri della strategia nel caso dell'ETF e dell'iShares. I ragionamenti sono gli stessi di prima, per cui vi riporto semplicemente il numero di quote da acquistare nelle 3 configurazioni. Per sinteticità non vi riporto i risultati, ma considerateli praticamente uguali a quelli degli Xtrackers. Se poi siete interessati basta che ci scrivete e ve li facciamo avere. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Purtroppo i risultati sono stati un po' deludenti, ma anche questo fa parte dell'attività di ricerca di nuovi strumenti e strategie per i propri investimenti. Come sapete abbiamo sviluppato un file Excel per gestire e tenere monitorate le performance del nostro PAC in modo semplice e veloce. Il file può essere utilizzato con qualunque ETF desiderate avviare il vostro PAC e in descrizione qui in alto a destra vi lascio i link per poter andare a vedere il video in cui ne abbiamo parlato. Come vedete è molto semplice da utilizzare e vi permetterà di gestire e monitorare il vostro PAC perdendoci praticamente pochi minuti al mese. Nei prossimi video continueremo ad analizzare le performance della strategia con i vari ETF adatti ad un piano di accumulo. A tal proposito, se avete qualche suggerimento o siete interessati a qualche ETF in particolare, scrivetecelo nei commenti e analizzeremo anche quello. Se il video vi è piaciuto ed avete trovato le informazioni interessanti, come sempre vi chiedo di mettere un bel like qui sotto e iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Grazie per essere rimasti fino alla fine e ci rivediamo molto presto!